tutti e benvenuti in questo nuovo video della rubrica Ad Hoc Lab. Oggi vi parlerò di pigmentazione. Molto spesso il manto del cane si presenta spento o ancor peggio presenta dei riflessi indesiderati. Ad esempio, un manto bianco può presentare delle chiazze giallastre, così come i manti neri possono presentare delle chiazze di colore rosso-arancio. Ma quali sono le cause che portano a questi riflessi indesiderati? Andiamole ad analizzare. Allora, innanzitutto la principale causa risiede nei fenomeni ossidativi, quindi il processo di ossidazione. Abbiamo anche una seconda causa che riguarda la porosità del manto, quindi partiamo per gradi con i fenomeni ossidativi. L'ossidazione è quel processo chimico che porta il pelo del cane a perdere la sua naturale pigmentazione proprio perché è esposto a questi agenti ossidativi. Gli agenti ossidativi sono veramente tanti ed il cane si trova molto spesso esposto a salivazione, lacrimazione, anche le tracce di urine e l'acqua possono comportare appunto una variazione della tonalità del manto. Andiamoli a vedere ad uno per uno. Quindi abbiamo innanzitutto per esempio la lacrimazione, quindi in cani che presentano iperlacrimazione in particolare, fenomeno che viene chiamato epifora, si potranno riscontrare appunto delle variazioni nella tonalità del manto con appunto comparsa di chiazze color rosso. Questo fenomeno risulta più evidente in cani ad esempio dal pelo bianco come i maltesi o comunque in tutti quei cani che presentano per esempio muso schiacciato o hanno gli occhi maggiormente esposti ad agenti esterni. Abbiamo ancora la salivazione, cani che soffrono di ipersalivazione o comunque in generale in tutte quelle aree del corpo in cui il cane appunto tende a leccarsi si possono avere delle chiazze con colorazione, quindi pigmentazione differente. Abbiamo ancora l'urina, anche l'urina rappresenta quindi uno stimolo di ossidazione perché sia per la sua natura acida e anche perché nella sua composizione vi rientrano dei metalli che causano anch'essi ossidazione, quindi variazioni di colore a livello dell'area inguinale sono proprio tipiche e dovute in questo caso appunto all'urina. Non ci si pensa spesso, ma anche l'acqua rappresenta uno stimolo che porta all'ossidazione, sia per la sua struttura, proprio perché l'acqua è composta da idrogeno e ossigeno, sia perché nella composizione dell'acqua rientrano anche alcuni metalli ad azione ossidante, come ad esempio il ferro. Per cui in cani, specialmente quelli dal pelo lungo, semilungo, si noterà nell'area appunto attorno al muso, quella che maggiormente entra a contatto con l'acqua della ciotola, quindi in quell'area si noteranno quindi per lo più appunto queste variazioni di colore. Ancora vi dicevo all'inizio che la principale causa dei riflessi indesiderati risiede nell'ossidazione, ma abbiamo anche una concausa che è la porosità del manto. Infatti queste variazioni di colore, gli sbiadimenti saranno ancora più evidenti nei manti con una cuticola porosa, quindi la cuticola sana si presenta con le scagliette ben sigillate, mentre una cuticola porosa perde il naturale contenuto di umidità. Pertanto la perdita di quell'idratazione fisiologica del manto è anch'essa una causa di sbiadimento del colore. Vi ho appunto elencato un po' tutte quelle che sono le problematiche che portano ai riflessi indesiderati. Andiamo adesso a vedere come risolvere questa problematica. La soluzione risiede nell'applicazione della teoria dei colori. Allora, occorre quindi intervenire non per semplice colorazione di un manto, considerate il caso ad esempio dei manti bianchi che presentano delle chiazze gialle. La soluzione chiaramente non consiste nell'andare a colorare di bianco, ma applicando la teoria dei colori si va invece secondo un principio di neutralizzazione. Questa teoria dei colori complementari viene rappresentata da quello che è il cerchio di Ostwald, dove sono rappresentati i vari colori primari, secondari, terziari. La cosa da attenzionare è che poiché per spegnere i riflessi indesiderati dobbiamo andare a neutralizzare quei riflessi, secondo la teoria dei colori un colore viene neutralizzato dal suo complementare, quindi quello che sta praticamente nella regione diametralmente opposta.
opposta. Quindi un manto nero con riflessi indesiderati rossi andrà neutralizzato con dei pigmenti di color verde. Nel caso ad esempio di chiazze color giallo, se andiamo a vedere, il complementare è il viola e pertanto per spegnere i riflessi color giallo si devono utilizzare dei pigmenti di color viola. Ci sono dei casi in cui il fenomeno ossidativo provoca proprio una decolorazione del manto, quindi quello che si va ad osservare non sono chiazze di colore differente, ma proprio uno sbiadimento del colore originale. Lo possiamo ad esempio riscontrare nei manti fulvi che presentano proprio quel tipico colore più spento. In questi casi si interviene andando a rafforzare con dei pigmenti la colorazione di base. I pigmenti che vengono utilizzati per riflessare e tonalizzare i manti non penetrano fino allo strato più interno del pelo, quindi fino al midollo, come fanno i coloranti invece permanenti, ma si fissano sulla cuticola, quindi nello strato più esterno, non andando quindi ad alterare quella che è la colorazione naturale del pelo, appunto del cane, quindi la naturale melanina che va a determinare quello che è appunto il colore del manto. All'inizio vi avevo parlato del caso di manti spenti, quindi cosa fare quando siamo in presenza di manti poco lucidi da questo aspetto appunto spento. In questo caso l'esigenza da soddisfare è proprio quella di ristabilire quella lucentezza e brillantezza tipica del manto e si interviene con delle sostanze chiamate glossanti che lavorano secondo un principio che è chiamato rifrazione. In particolare vengono selezionate materie prime che hanno un elevato indice di rifrazione. Questo indice di rifrazione è un parametro ottico che si correla alla quantità di luce riflessa. Per essere semplici, maggiore è il valore dell'indice di rifrazione, maggiore è la luce riflessa e quindi maggiore sarà la lucentezza e la brillantezza. Appunto le sostanze glossanti lavorano secondo questo principio, andando ad intensificare tutte le tonalità dei manti. Come sempre il sistema DOC ti consente di intervenire sulle diverse necessità che possono riguardare cute e manto, lasciandoti a te la libertà di scegliere come dosare e come intervenire. Quindi nel caso di riflessanti o glossanti potrai sceglierli e dosarli in base all'entità della necessità di pigmentazione, potendo lavorare nel frattempo anche sulle altre necessità del cane. A presto con nuovi contenuti della rubrica Ad Hoc Lab.